ragazzi, ben ritrovati a questo episodio speciale di War in a Box. Grazie ad Ammo Drop, che con una recente collaborazione è diventato rivenditore ufficiale, abbiamo qui come ospite un grandissimo personaggio, uno dei più grandi mecha designer a livello mondiale, Calamity. Ben arrivato, eccoci qua come grande ospite. Ma tanto per cominciare, che cos'è un mecha designer? Allora, mecha designer fa parte della categoria della grande famiglia del concept designer e ovviamente è specializzato sul meccanico in inglese e mecha anche giapponese, una parola anche giapponese, e si riferisce a tutto ciò che è hard surface, quindi robot, astronavi, tutto ciò che è meccanico, e si distingue dal character design, che è appunto personaggi, environment design, che è appunto paesaggi, background, eccetera eccetera, e quindi mecha design si rivolge soprattutto a tutto ciò che è fantascienza, mezzi, veicoli, astronavi, nel mio caso come vedete soprattutto mecha. Complimenti per il tuo lavoro, perché ho avuto modo di vedere i tuoi mecha, a questo punto diciamo giusto il termine, e sono veramente fatti bene, fatti molto bene. Bene, ma a questo punto, qual è stato il tuo percorso formativo? Perché dai tuoi lavori si denota una grande professionalità, un livello tecnico non indifferente. Come sei diventato Calamity? Non mi ritengo un modellista, nel senso che non ho mai fatto modelli da scatola o modelli tradizionali. Mi è sempre interessato solo alla fantascienza, quindi mi sono impadronito di alcune tecniche tra virgolette artistiche, alcune tecniche modellistiche e tecniche grafiche per mettere insieme tutto e riuscire a diventare, nel mio piccolo in Italia, quello che si può chiamare appunto mecha design. Ma è nato tutto per gioco. La parte seria, diciamo professionale, è partita dopo. Io ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto il liceo classico, disegnavo sui banchi, sui libri così. Poi ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ovviamente non c'entra nulla con il mecha design, ho sempre tenuto l'hobby per questo tipo di cose. Certo. E volevo essere pittore, incisore, roba più tradizionale. E poi dopo mi sono trovato a mettere insieme un po' tutte le mie influenze, anche appunto più artistiche, più fine art e mecha design, facendo anche quadri, installazioni, cose del genere. Però nel più o meno 2005-2006 ho iniziato a pensare ad aprire una mia ditta. Il nome Calamity deriva dal pianeta della mia serie preferita, che è The Five Star Stories di Manuel Magano, e cosa che ancora mi appassiona tantissimo, anche se non ho più tempo di fare quei modelli, però mi sono fatto proprio le ossa prima sui modelli di Gundam in plastica modificati, segando eccetera, e poi modelli in resina, appunto di Five Star Stories, introvabili, c'era tutto il fascino di qualcosa che non tutti conoscevano. Certo, però dico, dei tuoi lavori, da questi mech, si denotano dei particolari, dei dettagli che però fanno pensare che insomma c'è una storia dietro, cioè ti sei fatto un film in testa prima di arrivare a costruire? E inizio a buttare giù il disegno. Quando mi convince scusate, il disegno, valuto se è il caso, faccio inviare il disegno praticamente tutti i giorni, però qualcuno mi comunica qualcosa di diverso e lo metto nella lista delle possibili produzioni. Ovviamente dal disegno su carta alla produzione del prototipo, cioè, che viene fatto tecniche tradizionali, stufi di componente, plastica, stirene, eccetera eccetera, passano dei mesi, quindi si fanno molti disegni sia sulle forme generali che sui dettagli, per esempio non so, come può essere un braccio, come può essere la gamba, la funzionalità della spalla. Più funzionalità, più punti di movimento e di snodo, più pezzi si hanno, quindi c'è anche da guardare un attimo il discorso anche di produzione. Ma parlaci dei design di questi mecha, perché vedo che ci sono delle sostanziali differenze. Partendo per esempio da questo, potrei parlare di una collaborazione fantastica che ho avuto con l'autore del design di questo Mac, che si chiama Scafandro, Survivor Suite Scafandro,
e l'autore è Massimiliano Frezzato, che probabilmente conoscerete come autore dei Custodi del Maser, e questo è il personaggio mecha, diciamo, principale della serie, e ha fatto tanti altri capolavori. Per me è stata una bellissima occasione appunto di confrontarmi con un grande maestro che ha anche influenzato in parte la mia adolescenza, diciamo. Poi per esempio questo, che ha lo Snabebian, la versione mini, cioè in miniatura, non è proprio in miniatura perché sono 44 pezzi, però è lo stesso soggetto di questo, la scultura è realizzata da Filippo Scrizzanicotti, mio amico e anche amico di Paolo, fa dei lavori fantastici come potete vedere. Questo è il Bower in 1944, questa è una storia un po' particolare, in origine nasce alla fine 90, inizio 2000. Paolo era il director della Rackham, ha chiesto di fare dei mecha, in questo caso ispirato dalla From Mission, era appena uscito From Mission 4, non mi ricordo, come videogioco, e è venuto fuori questo, non proprio questo mecha. Dopo anni, proprio perché non era stato utilizzato, era stato utilizzato in minima parte quando la Rackham stava chiudendo, gli ho chiesto il prototipo se avrei potuto metterlo in produzione, mi ha detto di sì, l'ho modificato completamente, ho aggiunto lanciarazzi, varie armi, l'ho anche alzato ed è diventato uno dei kit più piccoli della serie Kallak. Questo invece fa parte proprio della serie che si vedrà proprio poi nei prossimi libri. Non tutti i mecha che faccio sono inerenti appunto alla storia di Abacan 2288, che sono i libri che poi vengono pubblicati dalla Design Studio Press, casa editrice di Los Angeles, specializzata in concept design, e quindi questi... Questo per dare più spessore e far sì che questi modelli possano in qualche modo vivere, immagino. Sì, diciamo che all'inizio la cosa era partita solo ed esclusivamente come il design fine a se stesso, per poi essere trasformato e tradotto nel linguaggio scultoreo, appunto quello del prototipo, e poi la produzione. All'epoca, parliamo del 2004-2005, avevo pensato come idea appunto quella di far girare il mio nome attraverso le scatole inventate, quindi ho iniziato subito a spedire oltreoceano, anche in Asia, e in parte è anche servito appunto a far girare appunto il mio nome. Però quando ho iniziato a sentire l'esigenza di qualcosa in più, quindi una storia dietro appunto tutti questi design, mi sono rivolto alla casa editrice Design Studio Press, il direttore all'epoca era Scott Robertson, quindi design, soprattutto transportation, ma fa tutto, e ha accettato il prodotto, ha accettato l'idea, e è venuto fuori appunto Abacan 2288, che è il libro che vedete qui di fronte, è uscita la parte 2, questa è la seconda parte, e lo sketchbook dove ci sono solo i disegni, perché ovviamente tutto parte dal disegno, dallo studio delle forme, schizzi preparatori più o meno veloci, con un disegno che poi diventa un'illustrazione. Queste sono le basi poi per la scrittura del modello, che diventa il prototipo viene prodotto e quindi diventa un model kit, un resin kit, garage kit, come si vuole chiamare. Questo è un esempio, sto stampando in resina colorata perché il grigio mi ha un po' stancato negli ultimi anni, e poi questo viene colorato, fotografato, messo nei libri, e poi gli si dà una nuova vita con fotomontaggi, disegni preparatori, eccetera, come se fossero proprio, come dicevi prima, scegliendo un film, la vedere il film che mi sono fatto in testa. Ma parlando di collaborazione, come è nata questa collaborazione con Amodrop? Allora, prima di dire magari come è nata la collaborazione con Amodrop, dovrei spiegare che il rapporto con Paolo, che è comunque un rapporto di amicizia, di collaborazione va avanti ormai da più di 20 anni, ci conosciamo da un sacco di tempo. Il mio primo modello in assoluto che ho prodotto è lo Snabebian, anche questo, che è del 2003-2004. La primissima edizione l'avevo stampata io nel mio garage, e lui mi ha chiesto, tramite un nostro amico in comune, una copia.
una copia che avevo stampato io, quindi bruttissimo, però lui è stato il primo, diciamo, cliente, possiamo dire, il primo appassionato, era piaciuto il modello e l'ha voluto, un grande collezionista. Dopo da lì appunto, c'è stata qualche collaborazione anche per la Camera eccetera eccetera, e qualche anno fa mi aveva chiesto anche di fare un Mac, ispirazione appunto molto più dust rispetto a quello che facevo un design un po' più what if, che la seconda guerra mondiale ha continuato, si può dire, e quindi è nato questo Mac Steel Samurai, mi sembra l'abbia chiamato Steel Samurai, e ho fatto i disegni preparatori, ovviamente poi la scultura è stata fatta a livello tradizionale, non mi ricordo se nel 2009-2010, comunque ho fatto questa scultura, è andata bene, mi è piaciuta e ora stiamo aspettando che esca. Ovviamente il prototipo che ho fatto io è stato riscansionato, messo a posto, non è proprio quello che mi metto rotto, però sì. Questo è quanto, diciamo. Sì, abbiamo tantissimo e appunto su questo modello, questo progetto che deve ancora uscire, Luca della Modropa mi ha chiesto, cioè, ci siamo parlati, mi ha chiesto qualche informazione in più perché gli è piaciuto il design, ci siamo conosciuti fino che alla fine appunto è arrivata la proposta di venire nei modelli, mi ha fatto un grande piacere. Bene, ma dove possiamo comprarti? Cioè, dove possiamo veramente diventare proprietari di queste magnifiche sculture? Ovviamente durante il convention oppure a Modrop come distributore per l'Europa. Bene, allora non resta che salutarci, quindi ragazzi, pronti al lancio e Seguiteci! e seguite Calamity. See you later, 'cause you got to go. There's too much sorrow in